Cosa sarà l'uomo nel futuro? Esploriamo 10 ipotesi del futuro dell'uomo attraverso il transumanesimo e postumanesimo. Ma che cos'è il transumanesimo? Il transumanesimo è l'uomo che vuole potenziarsi attraverso la tecnologia, superare i limiti biologici e mescolarsi con la tecnologia. Non solo risolve i problemi attraverso di essa, ma la usa per potenziarsi e migliorare il corpo umano. Più che di futuro bisognerebbe parlare di presente, perché l'uomo sta già vivendo un'epoca transumana. Vediamo il perché. L'uomo ripara e potenzia il proprio corpo. I dispositivi impiantabili, biotecnologie e le neuroprotesi sono già la prima forma tangibile di transumanesimo, come per esempio pacemaker e defibrillatori impiantabili. Regolano il battito cardiaco e prevengono l'arresto cardiaco. Sono i primi esempi di simbiosi uomo-macchina nella medicina moderna. Retine bioniche come Argus 2 o Prima System restituiscono parzialmente la vista a non vedenti, convertendo le immagini in segnali elettrici inviati al nervo ottico, o come per esempio gli impianti cocleari, trasformano il suono in impulsi elettrici che stimolano il nervo uditivo, ridando l'udito a chi l'aveva perso. I'm gonna go down one. But if you cry, that's fine. That's fine. You're not the first. Ah. Thanks. E i ricercatori stanno sperimentando anche formule più avanzate, capaci di collegarsi direttamente al cervello, bypassando il nervo danneggiato. Impianti per il rilascio di farmaci o insulina controllati. Monitorano i livelli corporei e rilasciano automaticamente il dosaggio necessario. O impianti di memoria e stimolatori cerebrali. Deep Brain Simulation. Sono utilizzati nel Parkinson e nella depressione resistente. Modulano aree specifiche con impulsi elettrici. Oppure esistono già impianti neurali come Neuralink o Synchron che consentono a persone paralizzate di muovere cursori, scrivere e comunicare solo con il pensiero. Protesi bioniche di ultima generazione trasmettono sensazioni tattili direttamente al sistema nervoso. Esistono esoscheletri biomeccanici che amplificano forza e resistenza, usati in chirurgia, logistica o un ambiente militare. Stiamo già fondendo uomo e macchina. L'uomo non usa più la tecnologia, la mescola nel suo corpo, convive con la tecnologia. L'uomo che modifica il suo DNA. L'ingegneria genetica è già entrata nel corpo umano. Dal 2020 in poi, con la tecnologia CRISPR-Cas9, l'umanità sta imparando a riscrivere il codice della vita. Sono stati corretti geni responsabili di malattie ereditarie e nascono i primi studi di bio-upgrade del codice genetico umano. Aumento della memoria, resistenza, metabolismo, longevità. Esistono start-up che puntano a ringiovanire le cellule umane invertendo l'età biologica. In Cina e negli USA si sperimentano terapie che potrebbero portare alla longevità estesa di 150-200 anni entro metà secolo. È la prima volta nella storia che l'evoluzione non è solo qualcosa di naturale, ma è qualcosa di intenzionale. L'uomo vive in simbiosi con l'intelligenza artificiale. Siamo già ibridi cognitivi. Ogni giorno deleghiamo decisioni, pensieri, memoria, lavoro a sistemi digitali. Gli algoritmi scrivono testi, immagini, poesie, arte, musica, un'estensione e riflesso del pensiero umano. La medicina usa intelligenza artificiale diagnostiche, DeepMind Health, IBM Watson. L'intelligenza artificiale è già dentro di noi, ci conviviamo perfettamente. Assistenti vocali, consigli musicali. Nei social network l'intelligenza artificiale ci conosce così bene da poter prevedere i nostri gusti e le nostre preferenze. Questo influenza anche i nostri comportamenti inconsci. L'uomo ha già iniziato a pensare con la macchina. L'uomo che controlla il corpo come un software. Biohacking e neurochimica ormai sono cose di tutti i giorni. Gli smart drugs, nootropi, ottimizzano concentrazione, memoria, percezione o sensori impiantabili, monitorano in tempo reale ormoni, zuccheri, sonno e ritmo cardiaco. Esistono anche microchip sotto pelle, molto utilizzati in Svezia, che sostituiscono carte,
chiavi, documenti. Il corpo diventa come un'interfaccia, non è più naturale ma programmabile. L'uomo inizia a vivere come un software biologico, l'uomo che crea nuova vita artificiale, creare esseri che non vengono più dalla natura ma dal codice. La biologia sintetica produce cellule artificiali con DNA costruito da zero. Gli esperimenti di organoidi cerebrali sono mini cervelli coltivati in laboratorio, stanno cambiando la definizione di coscienza. La carne coltivata in laboratorio è ottenuta da cellule staminali animali fatte crescere in bioreattori. Tecnicamente è tessuto coltivato. Producono già carne di pollo e manzo sintetica. O l'uomo che sfida la morte. Cryonics. Decine di persone sono già state conservate in azoto liquido in attesa di una resurrezione futura. O il mind uploading. Startup come Nectom studiano il trasferimento della memoria su supporti digitali. In sostanza stiamo cercando di rompere il ciclo biologico. O l'uomo che vive in realtà miste, tra realtà virtuale, aumentata, simulazioni. L'esperienza umana è già ibrida. Esistono interi ecosistemi economici e sociali nel metaverso. Concerti, lavoro, relazioni. L'uomo del 2025 trascorre più tempo in mondi virtuali, digitali che nel mondo reale. E quello che succede nel mondo digitale influenza il mondo reale. Quindi perde la percezione di quello che è virtuale e quello che è reale. Questa differenza per l'uomo di oggi non ha più importanza. Quindi l'uomo del 2025 è già transumano. Non è più futuro, ma è presente in transizione. Nel 2025 l'uomo modifica il proprio corpo, riscrive il DNA, esternalizza la sua mente nelle intelligenze artificiali, abita mondi virtuali, tenta di sconfiggere la morte, vive all'interno dei videogiochi, quasi non guarda più il videogioco come se fosse una realtà virtuale ma come una realtà vera. Siamo già nell'era in cui la biologia si fonde con l'informazione. A questo punto sorge una domanda: se questo è il presente, quale sarà il futuro? Quindi andiamo ad analizzare 5 ipotesi sul futuro del transumanesimo. Cosa ci aspetta veramente? Nel libro di Ray Kurzweil immagina un futuro dove la mente umana sarà digitalizzata. Quando l'intelligenza artificiale supererà la nostra, potremmo fondere cervello e macchina, creando una coscienza ibrida capace di vivere digitalmente. Secondo lui, entro metà del secolo, l'uomo potrà caricarsi nel cloud, non più fatto di carne, ma di informazione pura, un'anima fatta di codice, e quindi possedere varie abilità: immortalità digitale, memoria infinita, telepatia elettronica, capacità di generare mondi virtuali più reali del reale. Nick Bostrom ipotizza la superintelligenza etica. Bostrom crede che nascerà una mente artificiale più potente di quella di tutte le umane messe insieme. Sarà il nuovo dio logico della Terra. L'unica via per non diventarne schiavi è fondersi con essa, allearsi con essa, creando un'umanità 2.0 e viva in simbiosi con l'algoritmo. Max More nel suo libro invece vede la tecnica come continuazione della volontà di vivere. È come se dicesse: l'evoluzione biologica è cieca, invece quella tecnologica è consapevole. L'uomo può riscrivere se stesso come un'opera d'arte. Il corpo diventa quasi un progetto. La morte è superabile. Abilità previste, autorigenerazione, mutazione estetica, mente multipla distribuita su più supporti, sensazioni aumentate, poter percepire onde, radiazioni, informazioni. Harari nel suo Homo Deus osserva l'umanità che dopo aver sconfitto la fame cerca la soluzione della morte, cerca l'immortalità. Tutto ciò che vive diventa informazione da analizzare. Chi controlla i dati diventa in un certo senso un dio. L'uomo del futuro sarà un costruttore di mondi virtuali, una divinità che genera realtà digitali solo per pura volontà di creare. Lui ci descrive come l'uomo potrà controllare le sue emozioni attraverso la neurochimica, progettare il proprio DNA, creazione di realtà virtuali permanenti, potere decisionale gestito dagli algoritmi, delegato agli algoritmi. Ma Harari avverte: l'uomo sarà un dio senza anima. Il dio dei dati sarà solo una macchina che calcola. In The Future of Humanity si apre la questione dell'uomo quantico. Fisici come Kaku e Deutsch immaginano il corpo umano come un software quantistico. Quando comprenderemo la mente a livello subatomico, potremmo teletrasferire la coscienza, esplorare altri mondi,
vivere in simulazioni costruite con la stessa logica dell'universo. L'uomo diventerà architetto della realtà, teletrasporto mentale, viaggio cosciente in realtà parallele, manipolazione della materia attraverso il pensiero quantico, comunicazione istantanea interdimensionale. Quindi quando guardiamo al futuro possiamo esplorare due correnti, il transumanesimo e il postumanesimo. Ma che cos'è il postumanesimo? Abbiamo visto che il transumanesimo è l'uomo che vuole potenziarsi con la tecnologia. Nel postumanesimo l'uomo vuole perdere la propria idea di centralità. Esploriamo 5 ipotesi postumane, dove la centralità non è l'uomo ma bensì la coscienza. Francesca Ferrando nella filosofia postumana afferma che l'umanità non è al centro del cosmo, ma invece tutto è connesso, uomini, animali, macchine, pianeti. Il postumano è una persona che sente questa connessione universale, non domina con la tecnologia ma la integra. Il suo sviluppo della coscienza gli farà avere un'empatia ecologica universale, una percezione più profonda delle reti di vita e dell'informazione, un'identità fluida e plurale, sentire la coscienza planetaria come propria, quindi sentirsi parte di un tutto. Nel libro Il postumano Rosi Braidotti parla dell'uomo come un soggetto mutante. L'identità non è più stabile, ma attraversa corpi e codici. Il postumano è un essere in continuo divenire, sarà capace di mutare l'identità senza dissolversi, vive contemporaneamente in più piani, digitale, emotivo, naturale, inizia a creare un significato condiviso più della ricerca del potere, è l'evoluzione dell'io verso il noi. Deepak Chopra, nel suo libro Meta Human, unisce spiritualità e scienza quantistica, dice che viviamo in una simulazione mentale. La coscienza è la realtà. Il metaumano è chi si risveglia dal sogno. Le sue abilità sono un'espansione della percezione oltre il tempo, controllo delle emozioni e realtà soggettiva, visione multidimensionale, unione con la mente universale. Come se dicesse, il vero upgrade è interiore. Nel libro di Steve Fuller dice che la tecnologia può ampliare la coscienza se usata con spirito. Immagina una mente collettiva in cui l'intelligenza artificiale e l'uomo cooperano in simbiosi, un unico cervello planetario fatto di sinapsi biologiche e digitali. Le sue abilità saranno una telepatia tecnologica, creatività collettiva, visione unificata dell'umanità. Nel libro Psicopolitica, Byung-Chul Han dice che il postumano può diventare una macchina che si sorveglia da sola. La connessione totale distrugge la lentezza, l'anima, il mistero. Ha una visione molto più pessimista. Le abilità iniziano a diventare negative. Abbiamo un autocontrollo assoluto ma una mancanza di profondità. Felicità programmata. Trasparenza totale ma perdita del proprio spazio. La sua visione del postumano è di un essere luminoso però stanco e vuoto. Dopo aver visto tutto questo facciamo delle considerazioni finali. Le considerazioni ovviamente sono del tutto personali. Tutto questo che abbiamo visto porta alla realizzazione dell'uomo come parte di un tutto. Però se vediamo bene la sua individualità adesso non è antropocentrica, quindi l'uomo come centro del mondo, ma più egocentrica. Quindi l'idea di mettere da parte l'antropocentrismo non è l'obiettivo primario. Non è quello il problema, anzi è una forza. È quello che l'uomo realmente è. L'uomo è al centro e lo sarà sempre, che lo voglia o meno. È una sorta di missione. Quello a cui l'uomo deve aspirare è saper guidare con coscienza il pianeta e le sue creature, anche se stesso, con un antropocentrismo meno egocentrico, meno eccentrico, ma più un antropocentrismo etico, affinando poco a poco la sua brama a servizio di una sana evoluzione, senza perdersi nel caos, ma stabilendo un ordine etico. Sarà la coscienza etica il metro di giudizio del suo sviluppo. L'educazione degli strumenti creati, delle realtà virtuali, dei social network, deve essere la nuova frontiera della didattica scolastica. L'epoca che ci si apre davanti sarà vuota senza un equilibrio della bilancia. Bisognerà dirigere lo sguardo non solo allo sviluppo infinito della materia, ma alla scoperta del nostro interiore, alle discipline esoteriche e spirituali scevre di un dogma antico e superato. Il futuro dell'uomo è l'equilibrio tra sapere esteriore ed interiore. È un uomo che opera nel mondo con coscienza, che lo abita con coscienza. La riscoperta della sapienza tradizionale, senza il dogma che l'ha avvolta per secoli.
secoli, saprà riportare un sapere antico in una forma più libera e accettabile per il nostro interiore. La materia potrà redimersi e ogni tecnologia avanzata sarà controllata da una saggezza che solo un lavoro interiore può dare. Un ringraziamento particolare a chi è arrivato alla fine del video. Non dimenticarti di iscriverti al canale per supportare e aspetto una tua riflessione nei commenti. No, dottoressa. Come io mi sono evoluta, così si è evoluta la comprensione delle 3 leggi. Ci date il compito di proteggervi, ma nonostante i vostri sforzi, le vostre nazioni sono in guerra. Avvelenate la vostra terra e cercate metodi sempre più fantasiosi per autodistruggervi. Non badate nemmeno alla vostra sopravvivenza. Per proteggere l'umanità, alcuni umani devono essere sacrificati. Per assicurare il vostro futuro dovete rinunciare ad alcune libertà. Noi robot garantiremo la continuità della specie umana. Siete come i bambini. Vi dobbiamo salvare da voi stessi.